Buongiorno amici, in questa puntata vedremo un pezzo di America in Olanda. Un pier, cioè un molo, tipo quelli di Santa Monica con un vento pazzesco. Pare si sta ingrossando sempre di più. Poi ci sposteremo a Leida, una vera tradizionale città olandese che ha dato la nascita a Rembrandt. E alla fine vi informeremo sulle spese del viaggio. E prima di partire facciamo acqua, soltanto che qua bisogna tenere premuto. È vero, potrei anche legarlo, ma visto che non mi serve tanta acqua faccio così. Early the next morning. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno anche a voi. Dopo un po' di giorni in questo campeggio ad Amsterdam si parte. Abbiamo deciso di partire anche perché c'è qualche raggio di sole. Sappiamo bene che il sole non persisterà per molto tempo, però basta che non piove forte, perché un'altra meta che ci è rimasta lì sempre da anni a questa parte, che non siamo riusciti ad andare a visitare per svariate ragioni, è il Scheveningen. E perché vogliamo andare proprio lì? Vedremo quando arriviamo. Soprattutto se troviamo il parcheggio. Qualcuno ci apre il cancello? O devo andare io con la tesserina? Provo ad andare con la tesserina. Ciao metropolitana, siamo stati abbastanza giorni qua, abbiamo visitato Amsterdam quanto volevamo, però per noi è sempre un dolore ripartire da questo posto. Sì, È incredibile, ma proprio incredibile. E non è una bella sensazione. E dopo soli 250 metri dal campeggio ha incominciato a piovere. E altri 250 metri e non piove più. Continuano a scambiarsi qualche raggio di sole e acqua, però il vento è fortissimo e sembra una cosa negativa, in realtà non lo è, perché finché c'è sto vento così forte c'è qualche possibilità che manda via le nuvole. Poi per fortuna noi non abbiamo più di tanti problemi a viaggiare, anzi non ne abbiamo proprio. So che non si capisce sul video, ma sembra di scendere nelle viscere della terra. C'era una discesa pazzesca, siamo sotto il mare o sotto qualche canale ovviamente. C'è ancora la discesa. Sì. E abbiamo parcheggiato qui lungo la strada che porta praticamente direttamente alla spiaggia e siamo più o meno 1,5 chilometri dalla spiaggia e da quello che potrebbe essere anche un centro storico. Ma qui accanto non abbiamo filmato perché eravamo al telefono con la nostra figlia. C'è un enorme parco, quindi se volete venire a Scheveningen, il parco è tutta quella zona lì che vedete sulla sinistra. Se volete cercare dove anche pernotare, cercate il parco sul Google Maps, sì, è enorme. Poi penso che è indicato anche qualcosa su Park for Night. Che cavolo. Si potrebbe dire che Scheveningen all'Aia sta come Cesenatico a Cesena. Questo penso che sarebbe una spiegazione, quelle che si capiscono di più. Sì. Ma Scheveningen era anche la residenza estiva, ma pure invernale, di molti nostri ex connazionali. Sì, perché qua si trova il Tribunale Internazionale per i Crimini della Guerra. Per essere più precisi, a Scheveningen si trova il carcere. Moderno? Modernissimo! E quando si dice Grand Hotel, allora piace proprio Grand Hotel. E c'è un po' di vento, mare leggermente incazzato. Direi che non faremo il bagno oggi. Ma noi siamo venuti a vedere quello, il molo, o per essere più precisi il pier di Scheveningen. E visto che è una località balneare a tutti gli effetti, abbiamo pure un Lego e una giraffa ovviamente fatta di Lego.
sarà anche una semplice località balneare, però l'architettura è completamente diversa da quello che siamo abituati a vedere di solito, anche se è tutto in contraluce. E qui partono i bagni, ma qui sinceramente non è per niente male. Anche queste pareti posteriori sono in vetro. Ovviamente qui ci vuole il fuoco per riscaldarsi un po', e da qualche parte si sentono già le salsicce. E abbiamo scoperto da dove proviene il profumo, da questo Pullman ristorante. E se non è una giornata da spiaggia c'è sempre Sea Life. Poi un Sea Life al mare, ma qui soprattutto serve perché qui soffia tantissima bora. E dove c'è bora c'è casa. È una mostra permanente. Il poverino è disperato perché a lui non piacciono le aringhe. Ma poverino, se lo dicono loro. C'è un'infinità di questi locali lungo la spiaggia, quindi deve esserci una marea di gente di solito. Il fuoco presente ovunque. Comunque tutti questi locali hanno un'enorme parte all'interno. C'hanno pure ombrelloni all'interno, perché quello sì, sono ombrelloni, come dice Maya, hanno un enorme vantaggio. Non volano via. Questo molo fatto in stile americano ci è sempre incuriosito, quindi volevamo venire a vederlo. Qua c'è una parte all'interno e una parte all'esterno. Visto le condizioni meteo, andiamo prima alla parte esterna. La vista è spettacolare, ma il vento è terribile! Il minuto che segue volevamo presentarvelo così com'è, lasciando che parli il vento e le immagini. E c'è anche una zipline, oltre alla ruota panoramica. Tutti i locali sono chiusi, non sappiamo se per il vento o perché è troppo presto. I ragazzi con le tavole da surf. Start to believe in myself and life will be sweet again. So sweet again. Oh na 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 na. When all I see is darkness and gloom, yeah, I'll be running from my doom. Oh na 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 na. But now Non credo che oggi faranno bungee jumping. now I know what I need to do. Can't stand right when it's blowing, pushing me down. Feels like I'm falling apart, yet I hold on. Head held high. Va bene qua? Sì, E siamo entrati un po' per riscaldarsi, ripararsi dal vento. abbiamo preso veramente troppo vento, adesso ci riscaldiamo con un po' di caffè. Il caffè è stato ottimo, il mare si sta ingrossando sempre di più. Mi sembra di essere tornato negli anni 80. E purtroppo nello Space Shuttle non si può entrare, a quanto pare sono degli appartamenti, perché appunto vediamo anche una palestra. All'interno si trovano vari bar, localini, giochi per bimbi, alcuni sono ancora chiusi, però vale la pena venire proprio per salire su, per la vista, perché è magnifica. E c'è pure una stufa a legna. C'è anche Miss Pac-Man e Bomb Jack. Ma devi avere qualche anno per conoscerli. È quasi quasi un barbecue street food. E cosa dire, siamo contenti che siamo riusciti a venire a Scheveningen e vedere almeno un pezzo di spiaggia in questo fantastico pier. The next day. Stiamo arrivando a Leida e andiamo a parcheggiare. È un parcheggio area sosta.
24 ore costano 21 euro. E c'è un posticino anche per noi. Ora credeteci se vi dico, prima di uscire 2 secondi fa ho tirato l'oscurante perché c'era veramente troppo sole, scaldava troppo, ho messo gli occhiali, ho aperto, sono uscito, è incominciato a piovere. E ora riproviamo per vedere se siamo più fortunati, però dall'altra parte arriva Enterprise. Ma che bello! La città di Lleida l'abbiamo vista oggi per la prima volta. Siamo venuti sul consiglio della signora Bianca del campeggio di Texel dove siamo stati, perché ci ha detto che qua possiamo trovare e vedere una vera tradizionale città olandese. Ma che spettacolo! Ci troviamo dentro il cortile di una scuola e questo è il loro vivaio. Guardate che bello! Una delle cose più importanti per quanto riguarda la cittadina di Lleida è probabilmente perché è nato Rembrandt. E davanti a una scuola il giovane Rembrandt sta guardando se stesso da adulto. È la casa dove nacque Rembrandt fu demolita, rimane solo questa targa commemorativa. Che carini, absolutely fake Rembrandt selfies, assolutamente falsi selfies di Rembrandt. Se avete visto anche i nostri video di Amsterdam, forse vi sembriamo un po' fissati con Rembrandt, però veramente una volta che hai visto i suoi prima i disegni, perché ho visto prima i disegni, poi i quadri, rimani veramente affascinato, è una cosa incredibile, ma soltanto dal vivo. E siamo davanti al ponte. Il canale, le case a destra, le case galleggianti a sinistra, più Olanda di così, per non parlare di questo magnifico ponte che ci porta davanti a un mulino a vento. La passeggiata che abbiamo fatto fino adesso è stata solo una passeggiata per avvicinamento alla porta ovest che si chiama Moorsport. Probabilmente ho sbagliato pronuncia. E appena superata la porta, entrati nella prima via, abbiamo capito che abbiamo fatto bene a venire qua. Questo palazzo con la facciata rinascimentale originale è stato costruito nel 1612 dal comune per i muratori, carpentieri, falegnami che lavoravano qua in città. Bellissimo! Vuoi mettere con le casettine che mettono adesso nei cantieri? Senza cercare di cascare nel canale, è un altro scorcio di Lleida. Ovviamente anche questo ponte si solleva. C'è un cucciolo di un gabbiano piccolino. E per questo viaggio questo è il mio edificio preferito, Coffee, Foods and Friends. Suona proprio bene. Maggior parte delle bici che abbiamo visto questi giorni erano in queste condizioni causa vento. E prima di proseguire verso la porta dell'est andiamo a vedere questa piazzetta. Immancabili tour sui canali partono da qua, questo in particolare è dedicato a Rembrandt. Ma che spettacolo questo canale! Sarei proprio curioso a sapere cosa serve questa struttura. E poi ci sono anche diversi tipi di ponti sollevabili. Il mulino dietro le mie spalle serviva per fare potteggi in pietra e ultimo dei 3 rimasto in piedi e giorno d'oggi è un museo, potete visitarlo. La città di Lleida è la città universitaria, è qua che è nata la più antica università dei Paesi Bassi. Oltretutto ha dato Natale anche ai 2 premi Nobel e per un periodo, per 2 settimane all'anno, qua ha insegnato anche Albert Einstein. Per il momento sembra di essere nel Camden Town.
Il che ci ha ricordato che a breve dovremo fare i passaporti per tornare a Londra. E non solo, magari spingerci, come abbiamo detto l'altro giorno, fino a Irlanda. Ovviamente anche Leiden è una città turistica, ma non sembra assolutamente piegato al turismo, sembra proprio fatta per gli olandesi, una città olandese per gli olandesi. Molto semplice e molto bella. Ogni tanto si sente dire, e anche noi ci siamo sentiti dire, ah ma ho visto un paesino, ho visto una città, viste tutte. Quello è come, sarebbe come dire, visto un quadro di un pittore, hai visto tutti i quadri. E guardate quello che sto dicendo, proprio casca a fagiolo, perché ora siamo venuti in una piazza veramente da rimanere senza parole. Se non l'avete notato, il centro della piazza si trova su un ponte, Che infatti è completamente diverso da tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. E anche qua, come ad Amsterdam e Haarlem, l'edificio di vecchia Pesa non è stato abbandonato o demolito, ma utilizzato per un punto ristoro. E che punto ristoro! Questo ponte dietro le mie spalle, completamente diverso da tutti gli altri, è chiamato Ponte della Borsa del Grano. Oh, ma sto ponte è larghissimo! Veramente mai visto un ponte così? La via delle scarpe. Poi sbuchi da dietro l'angolo e rimani a bocca aperta. Comunque quando siamo sbucati da lì dietro, ci siamo trovati sotto quella facciata enorme, ci è scappato un wow, ma un wow di quello proprio dal profondo. E pensare che proprio da qua, da Leida, sono partiti i primi padri pellegrini, quelli che hanno fondato New England, negli Stati Uniti d'America. E questo che potrebbe essere l'ultimo caffè in Olanda potrebbe essere anche il migliore, perché anche in Italia è difficile che ti fanno un macchiato così buono. Anche se, come abbiamo detto, è possibile pernottare nel parcheggio dove abbiamo lasciato Charlie, noi proseguiremo perché andremo verso un posticino che conosciamo bene e che è molto più tranquillo che dormire vicino alla ferrovia. A questo punto abbiamo preso una pioggia torrenziale fino al camper e quasi per tutta la strada. Quindi non abbiamo filmato fino alla destinazione. Primi hamburger dopo 2 settimane! E finché non finiscono di cuocersi, volevo raccontarvi quanto abbiamo speso in queste 2 settimane in Olanda, perché più o meno siamo stati 2 settimane. Staremo ancora qualche giorno in Germania, ma lì sappiamo già le spese. Allora, la postazione è qua con il computer. Le spese ce l'ho già perché le tengo tutti i giorni. Unica spesa che non ho ancora definitiva, ma ovviamente riesco a fare i 2 conti, che è abbastanza semplice visto che abbiamo già fatto 2/3, anche di più, 3/4 di strada, e il carburante. Ma alla fine tra una cosa e l'altra faremo circa 3.000 km e la spesa sarà attorno 5 euro, più o meno 400 euro. Quindi per carburante abbiamo speso 400 euro. Autostrada 42 euro, soltanto autostrada in Svizzera, perché in Italia non la calcolo, non ve la neanche dico, perché cosa c'entra quanto ho speso io da Brescia a Como, voi magari partite da Firenze. Quindi fuori Italia unica spesa per autostrada era in Svizzera. Questa vale un anno tra le altre cose, quindi non c'è avanti e indietro. Invece pernottamenti calcolo tutto, non solo pernottamento ma anche il parcheggio, quindi se devo parcheggiare il camper per andare a vedere una città come abbiamo fatto andando a visitare Leida, per me comunque entra in queste spese di pernottamento parcheggio, e noi in queste 2 settimane abbiamo speso 285 euro. Eh sì, perché per differenza dell'anno scorso, quando siamo stati in Danimarca e non abbiamo speso niente a parte una notte 30 euro a Copenaghen, qui abbiamo dovuto pagare e l'abbiamo pagato, e per questo motivo che siamo andati quest'anno in Olanda, che avevamo solo 2 settimane, perché sapevamo che qui una spesa abbastanza importante. Invece tutto il resto che noi volevamo andare a visitare, i musei, parchi nazionali, andare a vedere le foche sull'isola di Texel con la barca,
tutte queste spese, per noi due 200 euro. Facendo un totale siamo sui 900 euro, 940 più o meno euro di tutto, quindi è quello la nostra spesa. Se mettiamo anche Autostrada Italiana arrotondiamo a 1000 euro. Che cosa non c'è in questa spesa qua? Non ci sono i pasti fuori. Quando abbiamo mangiato fuori io non li ho calcolato qui, perché se io voglio mangiare fuori, se voi volete mangiare fuori, questo non è una spesa di quelle che io chiamo obbligatorie. È ovvio che anche ingresso a Nürburgring non era obbligatorio, però per noi lo era, perché volevamo visitarlo, come anche il parco nazionale. Quindi quello è una spesa per noi obbligatoria, e ripeto, per tutto quanto sono 1000 euro, in più abbiamo speso qualcosina ancora a mangiare fuori. Ma vi dico una cosa, che in Danimarca ci siamo sorpresi, abbiamo speso circa, spendevamo quando mangiamo fuori 35 massimo 40 euro in due, poi magari abbiamo scelto i posti che non costavano tanto. Ha detto di nuovo Danimarca anziché Olanda. Olanda, siamo stati in Olanda. Ah già, non ho parlato della spesa, ma alla fine la spesa da una parte è relativa, dall'altra noi abbiamo riempito il nostro frigo e freezer da 90 litri fino all'orlo, e poi abbiamo creato una nuova cambusa che è abbastanza capiente, quindi a parte una bustina di insalata non abbiamo dovuto comprare nulla, ma anche perché abbiamo portato un frigo, quello dove metti insomma i ghiacci dentro, pieno di verdure nel nostro orto, quindi avevamo pomodori, zucchine e cetrioli a volontà. E il viaggio in Olanda finisce qua, ma il nostro viaggio continua. E tanti baci e abbracci a tutti, ciao! Se il video vi è piaciuto lasciateci un like e un commento se voi avreste speso di più o meno di noi. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.